Ciao a tutti ragazzi, sono Damiano e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi parleremo del calibro a corsoio e vi insegnerò ad usarlo. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like. Allora, guardate, partiamo da come è formato. È formato da due becchi esterni e due becchi interni. Poi c'è la scala superiore e poi c'è la scala inferiore. C'è anche questa forma qua sotto che serve a regolare il nostro calibro e poi c'è questa asticella che serve per misurare le profondità. Come si usa? Il calibro a corsoio si usa in questo modo. Guardate. Apriamo il calibro, mettiamo la batteria tra i due becchi esterni e li chiudiamo. Allora, dobbiamo andare a contare tra la scala superiore e la scala inferiore, dobbiamo andare a contare le tacche presenti tra questo 0 della scala superiore e lo 0 della scala inferiore, che sono 10 tacche e quindi 10 mm. Quindi il diametro di questa batteria sarà di 10 mm. E siamo stati molto fortunati. Ma se ad esempio prendiamo una batteria più grande, la mettiamo qui in mezzo, allora qua sono 10, 11, 12, 13 e qua tra il 13° e il 14° millimetro non sappiamo qual è quello giusto. Per andare a calcolare con precisione i centesimi del millimetro dobbiamo andare a vedere tra la scala superiore e la scala inferiore, dobbiamo solo una tacca corrisponderà a un numero della scala superiore. Quindi il 5 combacia perfettamente con la seconda tacca del 7, quindi sarà il diametro di questa batteria sarà di 13 mm,72 centesimi. Poi andiamo a vedere ad esempio le funzioni del becchi interni. Prendiamo una chiave. Per misurare il foro all'interno dobbiamo usare i becchi interni in questo modo. Guardate, dobbiamo metterli nella chiave e dobbiamo allargare il calibro al massimo. Togliamo la chiave, guardate, sono 5 tacche, quindi 5 mm. Il diametro del foro di questa chiave sarà di 5 mm. Poi andiamo a vedere a cosa serve l'asticella delle profondità. Ad esempio, guardate, il lato positivo. Per misurare la profondità tra il lato positivo e la battuta della batteria dobbiamo andare, guardate, a mettere l'asticella qui, a spingere il calibro, così, in questo modo, togliamo e andiamo a misurare lì. È di 1 millimetro esatto la profondità tra questa batteria, tra la battuta della batteria e il lato positivo. C'è anche un'altra funzione dei becchi esterni. Guardate, se ad esempio prendiamo una vite, vedete che qui è in discesa qui da queste parti e invece da questa parte no? Questo proprio perché con la vite, ad esempio con una vite, per misurare il gambo della vite dovremmo andare, guardare, a usare questa parte in discesa e poi lo andiamo a misurare. Invece per misurare, guardate, i filetti della vite dobbiamo usare questa parte dritta e quindi poi vabbè lo andiamo a leggere. Sono
3 mm. Spero che questo video sul calibro vi sia piaciuto. Voi, mi raccomando, iscrivetevi e riempite questo video di like e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!